dici, Faustolo? Sei stravolto. Che cos'hai in mano? Ero al pascolo con il gregge giù ai piedi del paladino, quando ho visto questa cesta sotto un albero di fico ed era vuota. Ho sentito poi dei vagiti di bambino provenienti dal Lupercale. Il Lupercale? Sono convinta che ci siano stati mandati dagli dei. Noi li cureremo e li ameremo come figli. Poiché sono stati trovati presso il fiume, questo lo chiameremo Romolo e quest'altro lo chiameremo Remo, in onore della dea Remorina e dei nostri antenati. Sì, mia cara moglie, li chiameremo Romolo e Remo. Sulle rive del Tevere fonderemo una nuova città per celebrare il nostro salvataggio, voluto da nostro padre Marte e dagli dei. La nuova città sorgerà sul Palatino, vicino al nostro fico dove siamo cresciuti, e dal mio nome sarà chiamata Roma. Io sarò il suo primo re. No, Romolo, la nuova città sorgerà sull'Aventino, perché è un colle meno alto e più ampio. Qui la città sarà più grande, e sarò io il primo re, e sarà chiamata Lemuria dal mio nome. Amatissimi miei nipoti, voi avete reso giustizia restituendo a me il trono di Albalonga, usurpato da Augulio, mio perfido fratello. Di questo vi sono riconoscente, e non sarò io a decidere chi di voi fonderà la nuova città e chi ne sarà il primo re. Ne sarete voi. La volontà degli dei sia fatta. Invocate Giove, Marte vostro padre, Vesta, affinché gli dei vi diano un segno. Interpretate la loro volontà attraverso il volo degli uccelli. Guardate verso l'Aventino, tutti in fila, vedo passare 6 avvoltoi. Li ho visti io per primo. Vittoria! La città sarà mia! È a me che gli dei hanno parlato per primo. Guardate sopra il Palatino, 12 avvoltoi volteggiano sopra il colle. Sono il doppio di quelli che visto Turre. Questo prova che il favore degli dei per me è 2 volte più grande del tuo. Sommo Giove, se il tuo favore è dalla parte di Romolo, mandaci un segno. Vedete l'ampia gigante a ciel sereno? Giove ha dato a me il suo segno favorevole. Sì, questo è il segno del sommo Giove. Romolo, prendi l'aratro, traccia il solco e stabilire i confini della nuova città e il sacro Comerio. Circonderà la nostra futura città? Sì, re, è il fossato della nuova città. E al di là costruirò delle mura così alte e possenti che nessun nemico potrà mai superarle. Sei troppo presuntuoso, fratello. Guarda com'è facile superare il fossato e le mura. Ma io so
potuto attraversare il Pomerio, il sacro confine, senza il mio volere, oltraggiando il mio nome e quello di Roma. Muori! Degli dei, del sommo Giove, di mio padre Marte. Roma sarà la città eterna. Poco distante da qui, nel cuore dell'urbe, si trovava il tempio della dea Vesta. Le vestali erano le sacerdotesse della dea Vesta, patrona della pace e del focolare domestico. Il loro compito è sorvegliare il focolare pubblico nel santuario di Vesta. Questo fuoco era la dea stessa e la sua vita perenne simboleggiava l'eternità dello Stato. Esse erano scelte dal pontefice massimo tra le fanciulle di buona famiglia dai 6 ai 10 anni, essendo la verginità la principale caratteristica del loro ordine. Il loro ingaggio durava 30 anni, 10 di preparazione, 10 di pratica ed altri 10 dedicati all'istruzione di quelle che sarebbero loro succedute. A quel punto erano libere di lasciare il sacerdozio e di sposarsi, ma sembra che alcune preferissero rimanere al loro posto. Anche quest'anno ci ritroviamo in questa magnifica cornice del Circo Massimo situata nella valle tra il Palatino e l'Aventino, tutt'oggi il più grande luogo di spettacolo che sia mai stato costruito dall'uomo, ricordato come sede di giochi sin dagli inizi della storia della città. Oltre alle più famose gare tra quadrighe in cui furono svolti in diverse occasioni, anche i ludi gladiatori. La frequenza delle esibizioni verso gli inizi del I secolo a.C. passò da saltuaria ad annuale. Questo passaggio richiese un innalzamento del livello di preparazione agonistica dei gladiatori e a tale scopo vennero realizzate le prime palestre, i ludi. Il combattimento è finito! Proveniente dalle province orientali dell'impero romano, presentava un elmo simile a quello del Secutor, un'armatura a scaglie di ferro squamata, 2 ocre che lo proteggevano alle tibie di entrambe le gambe e brandiva 2 armi, da una parte un gladio e dall'altra il Malleus, con la parte terminale a mezzaluna. Questo gladiatore era una variante del Contrareziarius e come il Secutor affrontava unicamente il Reziarius Attilius. Nell'iconografia gladiatoria il Reziario viene rappresentato nella sua forma nota dotato di fuscina retis, una manica a protezione del braccio e del collo denominata galerus e un pugio con il quale finiva l'avversario.
amici del gruppo storico romano. L'accensione del fuoco sacro, buon Natale di Roma a tutti. Divina Vesta, dai forza a questo fuoco, affinché la grandezza di Roma sia eterna come l'ardere di questa fiamma.
pretoriani, largo est, gladiadores in ebuma, mortuissimum, divinibus nostrum caro, maut est, prematus mente tuam, vea non Roma, Roma, quinta est, Babus fortis portaro, Roma, Roma, quinta est, Odium regina Dei, Roma, Roma, quinta est, Babus fortis portaro, Roma, quinta est, Unicim quadritus suum, Roma,
tutto loro e così spiegare civiltati sfondi Fortes, armi pretoriani, l'argomest, gladiatore sine luna, mortuissimo, divini, Cristo caro est, premalamente tua, e non Roma, quinta est, popolo distornato, Roma, quinta est, Molti sono stati definiti l'ottavo re di Roma con la di Rienzo, Pedrolini, anche Totti, ma hanno pensato molto a se stessi, nessuno a questa città. Per cui io oggi voglio lanciare e dire che l'ottavo re di Roma è Sergio Iacomoni. Un applauso! Comunque grazie, ma non so i soldi, la passione che mi aiuta. Comunque Sergio, guardate che foto che mi hanno regalato, Scusate, provo mettere il maxi schermo, ma ci sono stati dei problemi tecnici. C'è una foto fatta al Colosseo mentre io do la mano a Francesco Totti. Al nono re di Roma, dopo Sergio.